In questo episodio del nostro viaggio in Giappone vi portiamo in una zona estremamente naturale e rurale del Giappone di montagna. Siamo nella valle del fiume Oi e qui assaggeremo una pizza napoletana autentica fatta da uno chef 100% giapponese che ama la cucina italiana. Siamo arrivati in una pizzeria italiana che si chiama Capra. Questo ragazzo si chiama Ryuta, ha praticamente lavorato per anni in un ristorante italiano ad Hamamatsu e ha gestito la cucina per credo 10 anni. Poi durante il periodo Covid è voluto ritornare al paese, ha aperto una pizzeria che ovviamente non ce ne sono tante di pizzerie, soprattutto qua nella valle del fiume Oi. Soprattutto quando i giapponesi si mettono in testa di fare una cosa, sono bravissimi. La fanno bene. Le pizze che fa sono la margherita, sì, marinara, che viene 1300 yen, insomma è un prezzo normalissimo, tenendo anche conto non è che si trovi tutto con facilità. Lui praticamente non ha la macchina per fare la pasta della pizza, lui fa tutto a mano. È meno grossa rispetto alla pizza italiana. Però, perché comunque i giapponesi non sono abituati a mangiare la pizza come la mangiamo noi, una pizza per uno. Esatto. Loro fanno sempre uno sharing, no? Quindi cioè la condividono, mangiano magari una fetta, due o se fette. no ne prendono 2 o 3, sono in un gruppo di 4-5 persone e la dividono. Esatto, invece noi siamo abituati molto a fare il nostro cibo è più personale. Ma anche perché i giapponesi sono già abituati di loro con tutti questi piattini che hanno. Quindi mangiano già poco e poi hanno il grosso piatto di portata che viene diviso. Noi invece abbiamo il nostro piatto unico con quello che vogliamo. Il calzone, lui fa il calzone intero e a mezzo, quindi esatto. Mezzo pure puoi prendere. Si fa il calzoncino piccolo. Piccolo, ma pensa. Quindi fa un mezzo calzone. Perché si chiama capra? Perché lui ha una capra che si chiama Yuki, vera, che si chiama Yuki-chan. Eccola qua. Ed è lei, la star del... E quindi lui ha voluto chiamare il suo negozio Capra, questo spazio comunale, e lui l'ha preso in gestione, quindi il ristorante è suo. Stefania ha anche collaborato con questa pizzeria per fare molte parti dei loghi, della grafica. Le magliette che ho fatto per lui sono per gli eventi. Loro si mettono se la fanno gli maglietta. eventi così, infatti è sulla schiena, dovrebbe vedi? venderle. E questo è il... oh, c'è un pelucco. E questo è quello che vedono dietro. Questo è praticamente il Noren, che ovviamente è stato realizzato, fatto io però a mano. Questo è stato fatto, il logo è stato fatto a mano, non è stampato. Questa l'abbiamo fatta, la grafica è sempre mia, lui ha fatto il tenugui e la salvietta, vedi che sono in vendita. Un fornetto lì. È un forno elettrico, però ovviamente è a temperatura. Adesso vedete la pizza. Certo. Qui bisogna lasciare i zaini, ragazzi. Si mangia qui, quindi? Sì, noi mangiamo qua. Questo grande tavolo che ha fatto tra l'altro un artigiano, un ragazzo qui di Kawane Honcho. L'ha fatto tutto a mano lì, sì, è molto bravo. Siamo pronti per l'assaggio. In Giappone, come sempre, ti danno la tovaglietta per pulirti le mani prima di assaggiare qualsiasi cosa, bagnata, quindi questa è d'ordine in tutti i ristoranti. E l'aspetto c'è un profumo di pomodoro buonissimo, la pasta è morbida, Assomiglia un po' alla napoletana. sì, però ovviamente il cornicione è molto più basso, come ci ha detto pure Stefania, no? Secondo me è una via di mezzo tra la classica e la napoletana. È un po' più croccante della napoletana, il pomodoro è buonissimo, dolce, buono, è italiano, è buonissimo, la mozzarella buonissima, poi c'è parecchio basilico, ci sta bene, è cotta proprio bene. E il basilico di qua. Lo coltiva lui? Tutte moishi adesso. Italia itta koto. Ma questa è la 4 formaggi che puoi anche avere. Vai, Yamatane. Se a uno piace il miele, può metterci sopra il miele, lui dà il miele e quindi puoi avere l'opzione con miele o senza dolce miele. Che ci sta bene. Sì. Poi faccio un assaggio, se sì. va. Allora hai voglia. Tra l'altro la ricotta la fa lui. No, ma va. Perché è complicato trovare il Madonna. No, vabbè. Era da tanto che non la mangiavo. Lui fa catering e poi ogni tanto con un altro ragazzo locale fanno degli eventi di degustazione di vino.
si mette lì fuori. È lui che fa le pizze? Lui fa le pizze, ma prepara anche degli antipasti che sono la fine del mondo. L'altra volta ha preparato, è buona? Mamma mia, questa gorgonzola e 4 formaggi, buonissima. È leggera, perché di solito è un po' Buonissima. stopposa. Infatti non la prendo mai perché tanto formaggio No. non ci metterei il miele perché già va bene No, così. e poi ha il basilico. Secondo Non me ci c'è metti anche bisogno. un filino di crema di crema di basilico, Ma secondo è me. buonissima. Quando ci sono gli eventi di degustazione vino, hanno dei vini fantastici, francesi, italiani e spagnoli, ma soprattutto francesi italiani. Lui prepara pizze a go-go per gli avventori, che di solito si spargono tra qui, lì fuori c'è un posticino a sedere e di lì dove mettono la tenda del vino. E quindi e poi prepara questi antipasti a base di tutto. Volete bere un po' di vino? Il signore che c'era qua prima è un amante dei vini italiani, ha chiesto se volevate bere qualcosa perché lui ha sempre qualcosa. Oh, addirittura. Ma sei gentile. Sono carinissimi, lui è carinissimo. Veramente, io quando ho i craving di pizza, io vengo Vieni qua. per forza. È arrivato l'espresso. Buono. Guarda che cremina che ha fatto. È proprio l'espresso. Crema proprio. Oh ragazzi. Il coccio è bello pesante, Mappa che coccio, proprio. Ah, tazzina questa Ma io questo, scusate, ma sto caffè non l'ho visto da tanto tempo. In Spagna non l'ho mai visto così. Assaggialo, mo che lo assaggi, vedi che ti Questo è zucchero? ravvivano le papille gustative. Poi il caffè è buono. Finalmente un espresso, però forse un altro pezzettino di zucchero, poco poco. Sì, io lo bevo così, Senza niente? senza zucchero. Cioè, guarda che c'è ancora la crema. Insomma, la pizza l'abbiamo mangiata, al ristorante Capra ci siamo stati, questa tra l'altro è un'altra insegna che ha fatto la nostra amica Stefania, tutta a mano sul legno. Ci sentiamo adesso più italiani di prima, sicuramente più rifocillati di prima, anche se in Giappone si mangia bene, e siamo sulla strada principale per tornare alla stazione di Senzu e visitare questa zona incredibilmente bella e poco battuta nei percorsi giapponesi dei turisti. Non perdetevi il prossimo video, dove purtroppo non andremo a trovare Yuki-chan, ma visiteremo le montagne e le foreste di questa zona della Valle Oigawa. Alla prossima!